Hi guys, bentornati sul canale. Allora, aprile per me è sempre stato un mese strano. Non è più inverno, ma non è neanche davvero primavera e questa cosa si riflette in tutto, nel meteo, nei vestiti e soprattutto nella mia pelle. Ci sono giorni in cui mi sveglio e penso, ok, oggi glow, e giorni in cui la mia pelle è confusa quanto me. Quindi in questo video non vi voglio parlare dei migliori prodotti beauty perché la verità è che non esistono. Vi voglio parlare dei prodotti che sto usando davvero in questo periodo, quelli che mi stanno accompagnando nella vita reale, quella in cui lavoro 9 to 5, torno a casa stanca e a volte voglio solo sentirmi un po' più a posto, senza fare troppo. È una beauty routine molto umana, quindi se anche tu non sei perfetta, ma vuoi comunque sentirti bene, ti capisco. C'è una cosa che ho capito negli ultimi mesi. Prima vedevo la beauty come qualcosa di estetico, tipo devo apparire in un certo modo, e adesso è diverso, è diventato un modo per tornare a me. Anche solo lavarmi la faccia la sera è come chiudere la giornata, come dire ok, è finita, puoi rilassarti. E la mattina è come iniziare piano, non perfetta ma presente. C'è una cosa che è cambiata tanto nel mio modo di vedere la skincare. Prima la vedevo come un'altra cosa da fare, tipo una task in più nella giornata. Devo struccarmi, devo mettere la crema, devo fare la routine e quindi spesso non lo facevo perché quando sei stanca l'ultima cosa che vuoi è aggiungere qualcosa alla tua lista. Poi però con il tempo ho iniziato a vederla in modo diverso, non come qualcosa che devo fare, ma come qualcosa che mi fa stare bene. Ho notato che quando mi prendo anche solo quei 5 minuti la mia pelle sta meglio, ma anche il mio umore cambia. È come un piccolo momento per me. Non perfetto, non sempre uguale, ma mio. E penso che questo abbia cambiato tutto, perché quando smetti di vedere queste cose come obblighi, diventano molto più leggere. Non devo fare tutto, non devo farlo perfettamente, ma quando lo faccio mi fa bene. E forse è questo il modo più sostenibile di prendersi cura di sé. Per la detersione sto usando questo della Inkey List e mi sto trovando davvero bene. È uno di quei prodotti che non ti cambiano la vita in modo drastico, ma fanno esattamente quello che devono fare e per me questa è la cosa più importante. È molto delicato, non mi lascia la pelle che tira, ma allo stesso tempo sento che pulisce, che sembra banale, ma non lo è. Perché soprattutto in questo periodo con la pelle un po' confusa, l'ultima cosa che voglio è stressarla ancora di più. Ho notato che quando uso prodotti troppo aggressivi la mia pelle reagisce subito, diventa o troppo secca o troppo oleosa, quindi sto cercando di mantenerla il più in equilibrio possibile e questo detergente mi dà proprio quella sensazione. È semplice, affidabile e nei giorni in cui non ho voglia di fare tutta la routine, almeno questo lo faccio perché è il minimo che posso fare per me e sto imparando che anche i gesti piccoli, quando sono costanti, fanno più differenza di routine perfette fatte una volta ogni tanto. Una cosa che faccio è la skincare la sera prima di andare a dormire, non tutte le notti e questa è la verità. Ci sono sere in cui torno a casa, sono stanca e l'idea di fare tutta la routine mi pesa, però quando la faccio è proprio un momento per me. Non è solo skincare, è come chiudere la giornata. Come siero sto usando questo Hyaluron Plus di Garnier e mi sta aiutando tantissimo in questo periodo. È uno di quei prodotti che non senti pesante sulla pelle, ma senti che sta facendo qualcosa. Mi dà proprio quella sensazione di idratazione senza appesantire. E per me ad aprile è fondamentale perché la mia pelle non sa cosa vuole. Ci sono giorni in cui è secca e giorni in cui è più oleosa e questo è uno di quei prodotti che funziona in entrambi i casi.
Mi piace perché è semplice, non devo pensarci troppo, non devo capire se è il giorno giusto o no, lo metto e basta. E in questo momento della mia vita ho bisogno di cose facili. Poi come crema sto usando la Hyaluron Fresh and Plump di Garnier. Questa mi piace perché è leggera ma comunque idratante, non è una di quelle creme che senti subito troppo ricche, però non è neanche acqua, è tipo quella via di mezzo perfetta che ad aprile serve. Ci sono sere in cui faccio tutta la skincare con calma e mi godo proprio il momento, e poi ci sono sere in cui voglio solo mettere crema e andare a letto, e questa è perfetta anche per quei giorni. Ultimamente sto scegliendo prodotti che si adattano a me, non il contrario. Non voglio più costruire routine perfette che non riesco a mantenere. Voglio cose che funzionano anche quando sono stanca, anche quando ho poca voglia, e penso che questa sia la vera cura. Non fare tutto, ma fare qualcosa in modo gentile. Passiamo al make-up, che per me è molto semplice. Il mio obiettivo non è sembrare truccata, è sembrare riposata, che è molto diverso. Per la base sto usando questa Skin Tint di Garnier e penso sia uno dei prodotti che sto usando di più in assoluto da sempre, perché è esattamente quello che mi serve in questo periodo. Non voglio una base pesante, non voglio coprire tutto, non voglio sembrare truccata, voglio solo sembrare un po' più sveglia, e questa fa proprio quello, uniforma l'incarnato, toglie quell'effetto spento ma lascia comunque vedere la pelle sotto. È molto veloce da applicare e la metto anche con le mani senza pensarci troppo, e in 2 minuti mi sento già più insieme. La cosa che mi piace di più è che non la senti, non è una di quelle basi che dopo qualche ora inizi a percepire sulla pelle. È leggera ma presente, e soprattutto nei giorni di lavoro, quando sto fuori tutto il giorno, ho bisogno di qualcosa che non mi dia fastidio. Ci sono mattine in cui non ho voglia di truccarmi e questo è il compromesso perfetto. Non è un make-up completo, ma non è neanche niente, è tipo quel passo in mezzo che ti fa sentire comunque curata senza dover fare troppo. Ultimamente sto scegliendo prodotti così, non quelli che trasformano, ma quelli che accompagnano, perché non sto cercando di essere diversa, sto cercando di sentirmi un po' meglio con quello che c'è. Come correttore ne sto usando uno di Debbie e devo dire che mi sta sorprendendo, perché è uno di quei prodotti che uso senza pensarci troppo, ma poi mi accorgo della differenza. Lo metto principalmente sotto gli occhi perché è lì che si vede tutto, il sonno, il lavoro, le giornate lunghe. Ne uso poco, non mi piace quell'effetto troppo coprente, tipo ho cancellato completamente la mia faccia. Mi piace che si veda ancora un po' la pelle sotto, perché per me è più naturale. La cosa che cerco in un correttore non è la perfezione, è sembrare meno stanca senza sembrare diversa, e questo fa esattamente quello. Non è pesante, non si sente troppo sulla pelle, ma illumina quel punto giusto. Ci sono giorni in cui uso solo questo, correttore, mascara e basta, e onestamente a volte mi sento più me così con un make-up che con un make-up completo. Sto imparando che non serve coprire tutto, basta migliorare un po' e già cambia come ti senti, e penso che questo sia il tipo di make-up che funziona davvero nella vita reale. Come blush uso sempre questo di Revolution Beauty, e dico sempre perché è letteralmente un prodotto che non salto mai. Se devo scegliere una cosa da mettere è questa, perché il blush per me cambia completamente il viso, è quello che mi fa sembrare subito più viva, anche nei giorni in cui sono stanca, anche quando ho dormito poco. Appena metto il blush è come se tornassi un po' presente. Non lo metto per sembrare perfetta, lo metto perché mi fa sentire meglio. È proprio un gesto quasi emotivo, è tipo dire ok, magari oggi non è la giornata migliore, ma ci sono. Mi piace che dia colore, ma senza essere troppo. Non voglio quell'effetto super intenso, voglio qualcosa di morbido.
È uno di quei prodotti che metto anche quando non esco, solo per me, perché a volte basta davvero poco per cambiare come ti senti e penso che questo sia il motivo per cui lo uso sempre. Non è solo make-up, è energia, è quel piccolo gesto che mi riporta un po' verso di me. E poi mascara, che per me è un altro di quei prodotti fondamentali. Questo è di Maybelline New York e lo sto praticamente usando tutti i giorni. Mi piace perché allunga le ciglia, le separa bene, ma non fa quell'effetto troppo pesante. Non voglio ciglia finte, voglio ciglia mie, ma un po' più presenti. La cosa che noto subito quando metto il mascara è lo sguardo, è come se mi svegliasse. Anche quando sono stanca, anche quando ho dormito poco, appena lo metto mi sento più attiva. Non so come spiegarlo, ma è proprio una questione di energia. Ci sono giorni in cui metto solo mascara, magari un po' di correttore, ma spesso neanche quello, e mi basta, perché non mi sento truccata, mi sento solo un po' più presente. E mi piace anche che dura, perché io non sono una che controlla il make-up durante il giorno. Lo metto la mattina e spero nel meglio. E penso che questo sia il tipo di prodotto, il tipo di prodotti che funzionano davvero per me. Quelli che non richiedono troppo, ma ti danno comunque qualcosa. Non trasformano, ti accompagnano. Non mi trucco per trasformarmi, mi trucco per accompagnarmi. È come dire, ok, oggi non è perfetto, ma ci sono. Poi ci sono quei piccoli dettagli che sembrano niente, ma fanno tutto. Per le labbra in realtà vario molto, non ho un prodotto fisso, però questo mese mi sono affidata molto di più a questo lip balm di Dr. Popo, perché è proprio il tipo di prodotto che rispecchia il mio mood di aprile. Non ho voglia di lip combo complicate, non ho voglia di stare lì a sistemare le labbra durante il giorno. Voglio qualcosa di semplice che posso mettere e dimenticare. E questo è perfetto per quello. Idrata, dà un minimo di colore, ma resta molto naturale. È tipo quell'effetto labbra sane più che labbra truccate. E mi piace perché è facile, lo metto senza specchio, lo porto in borsa, lo riapplico senza pensarci e nei giorni in cui sono di corsa questa è una cosa che fa davvero la differenza. Ci sono giorni in cui questo è l'unico prodotto che uso e onestamente mi basta perché mi fa sentire comunque curata anche senza fare troppo. Ultimamente sto scegliendo prodotti così, non quelli che richiedono precisione, tempo, attenzione, ma quelli che si integrano nella mia vita, perché la realtà è che non sempre abbiamo energia e va bene così. Possiamo comunque prenderci cura di noi anche in modo semplice. Per le sopracciglia io tengo praticamente sempre naturali, non faccio molto. Le pettino e basta. E questa è una scelta proprio intenzionale perché per tanto tempo pensavo di doverle riempire, definirle, sistemarle perfettamente e poi ho capito che non mi sentivo davvero me. Mi piace di più così, un po' più morbida, meno costruita. Le pettino giusto per dare forma, per tenerle un po' più ordinate, ma senza cambiarle troppo. E questa è un po' la filosofia che sto cercando di seguire in generale. Non aggiungere troppo, non correggere tutto, solo accompagnare quello che c'è già. Perché a volte pensiamo che per essere a posto dobbiamo fare di più, ma magari dobbiamo solo fare meno, ma meglio. E le sopracciglia per me sono proprio questo, un piccolo equilibrio tra cura e naturalezza. E poi c'è il profumo che per me è un dettaglio, non è un dettaglio, è proprio un segno di riconoscimento. Io in realtà uso sempre e solo uno ed è questo. L'Imperatrice di Dolce & Gabbana. Lo uso da anni e ormai è diventato me. È la cosa che le persone associano a me. Quel tipo di profumo che quando lo sente pensa questa è Giorgia. E questa cosa mi piace tantissimo perché in un mondo in cui cambiano sempre è bello avere qualcosa di costante. Non cambio spesso profumo, non ne provo tanti perché quando trovo qualcosa che mi rappresenta rimango lì. Per me il profumo è proprio emozione, è memoria, è come voglio sentirmi durante la giornata.
Ci sono giorni in cui magari non mi sento al massimo, ma metto il profumo e cambia qualcosa. È come un piccolo reset invisibile. Questi non sono i prodotti migliori del mondo, sono quelli che stanno funzionando per me adesso e penso che anche questo cambi. Ogni mese, ogni stagione, ogni versione di noi. Penso che questo riassumo un po' tutto il video. Non si tratta di avere 1000 prodotti, si tratta di trovare quelle poche cose che ti fanno sentire te. E questo profumo per me è esattamente quello. Quindi se anche tu stai cercando una routine più realistica, non perfetta ma tua, sei nel posto giusto. Grazie per aver guardato il video, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!